Nel 1848 l'Europa fu sconvolta da una serie di rivolte accomunate dalle richieste di più libertà e democrazia da parte degli insorti. L'ondata di violenza sconvolse anche gli stati italiani, in particolare la Sicilia, che ottenne l'indipendenza dal Regno delle Due Sicilie, e l'impero asburgico, in cui le molte etnie di cui era composto erano attraversate da moti indipendentisti. I regnanti italiani si affrettarono a calmare gli animi popolari promulgando costituzioni liberali. Il primo a concederla fu il Regno delle Due Sicilie l'11 febbraio, seguito dal Granducato di Toscana, dal Regno di Sardegna e dallo Stato Pontificio. Tra questi governanti si era diffusa da tempo l'idea di formare una confederazione di stati. Questo progetto era però bloccato dalla presenza austriaca nel nord Italia. Nel 1848 però l'impero asburgico sembrava sul punto di collassare. Il 15 marzo infatti Budapest insorse contro il dominio austriaco. Il 17 marzo anche Venezia insorse e si proclamò la Repubblica di San Marco. Ma fu quando il 18 marzo Milano si sollevò con una violenza mai sperimentata prima che i regnanti d'Italia decisero di intervenire per liberare il nord Italia dalla presenza austriaca. La sollevazione di Milano durò 5 giorni e il 22 marzo l'esercito austriaco fu costretto ad abbandonare la città e ritirarsi verso il Quadrilatero, ovvero la zona di Veneto oltre il fiume Mincio, compresa tra Peschiera, Verona, Legnago e Mantova. A seguito del ritiro austriaco, il governo milanese chiese a Carlo Alberto, re del Regno di Sardegna, di invadere la Lombardia. Il 23 marzo il Regno di Sardegna dichiarò quindi guerra all'impero asburgico. La dichiarazione di guerra fu un atto molto coraggioso. Un paese di 7 milioni di abitanti dichiarava guerra ad una delle principali potenze europee, che contava più di 20 milioni di abitanti. Tuttavia, gli altri stati italiani si impegnarono ad inviare dei contingenti di supporto all'esercito sabaudo. Il Papa inviò 17.000 uomini, il Granducato di Toscana 6.000 volontari e il Regno delle Due Sicilie inviò 25.000 soldati, mentre migliaia di volontari affluivano da tutta Italia per rispondere alla chiamata dell'Unità d'Italia. Gli entusiasmi dei patrioti italiani tuttavia si scontravano con il conservatorismo sabaudo. Infatti i moti repubblicani veneziani e milanesi erano visti con molta diffidenza dai regnanti sabaudi, che erano portatori di interessi decisamente monarchici. L'esercito piemontese poi scontava una certa impreparazione militare e disponeva di scarse truppe di cavalleria leggera per identificare l'esatta posizione delle truppe nemiche, costringendolo a muoversi con estrema cautela e circospezione, mentre gli austriaci ebbero per tutto il conflitto una più chiara visione della disposizione delle truppe piemontesi. Queste criticità erano acuite dalla rivalità tra i generali in comando dell'esercito Ettore de Sonnaz ed Eusebio Bava. Re Carlo il 25 marzo inviò un proprio generale a Milano e questi sollecitò il suo re ad oltrepassare il Ticino ed invadere la Lombardia mentre ancora gli austriaci si stavano ritirando. In Emilia intanto il 26 marzo Piacenza si staccò da Parma e formò un governo autonomo. Intanto la situazione austriaca migliorava, poiché il 29 marzo il Papa ordinò la ritirata del proprio contingente. Il generale pontificio Giovanni Durando decise però di disobbedire e condusse il suo contingente oltre il Po per sbarrare la strada ai 20.000 soldati austriaci che stavano accorrendo al comando del generale Nugent dal Friuli, a sostegno di Radetzky. Il blocco di questo contingente avrebbe permesso ai piemontesi di mantenere la superiorità numerica, mentre nel caso in cui Nugent si fosse riunito a Radetzky, gli austriaci avrebbero avuto un esercito leggermente più numeroso di quello piemontese. Carlo Alberto attese colpevolmente fino al 29 marzo per attraversare il Ticino ed avanzare lentamente verso il Mincio, quando ormai cioè l'esercito austriaco aveva ripiegato con successo su Verona, dove il generale in comando degli austriaci Radetzky entrò il 2 aprile. Il 7 aprile Carlo Alberto arrivò a 20 km da Mantova e l'8 il generale Bava si impadronì dell'importante ponte sul Mincio a Goito. Il 30 aprile gli esploratori piemontesi individuarono un contingente di 8.000 austriaci presso Pastrengo e il generale de Sonnaz decise di muoverli contro con 14.000 soldati. I piemontesi, con il loro re alla testa della carica dei carabinieri, vinsero la battaglia causando 24 morti e 500 tra prigionieri e feriti nelle file austriache. Il re contava sulla sollevazione di Verona per supportare la propria avanzata e mandò il primo corpo di Bava a fare pressione sulla città, ma questi fu sconfitto il 6 maggio presso Santa Lucia.
La battaglia causò 1 migliaio tra morti e feriti tra i piemontesi, mentre gli austriaci subirono circa 200 perdite tra morti e feriti. Questa piccola battaglia fermò le già scarse velleità offensive piemontesi. L'8 maggio Parma votò a favore dell'annessione al Regno di Sardegna. Intanto anche Milano, Modena, Piacenza, Reggio e Venezia si stavano preparando a fare lo stesso indicendo plebisciti. Lo Stato piemontese, con la sua seppur timida azione, stava catalizzando l'attenzione di coloro che desideravano l'unità d'Italia. Questo portò gli altri stati italiani a vedere con sospetto il crescente potere del Piemonte nello scacchiere politico italiano. Fu così che il Regno delle Due Sicilie ritirò formalmente le proprie truppe, come pure il Granducato di Toscana. Era però il 1848 e molti contingenti rimasero al servizio del re di Sardegna per tutto il conflitto. Il 18 maggio, per rompere l'inedia, i piemontesi posero ad assedio Peschiera. Il 21 maggio a Verona Radeschi fu raggiunto dai rinforzi austriaci di Nuben e decise di sfruttare la propria superiorità numerica per inviare il 27 maggio 20.000 uomini verso Mantova, per poi colpire l'ala destra piemontese tra Curtatone e Montanara, dove l'esercito piemontese poteva opporre circa 5.000 uomini composti da un reggimento delle Due Sicilie e 4.000 volontari toscani. Dopo aver sbaragliato i contingenti toscani e napoletani, gli austriaci intendevano avanzare verso nord, ma il 30 maggio un primo scordinato tentativo di attacco fu respinto a Goito dal generale Bava. La sconfitta austriaca causò la resa di Peschiera e Radeschi a questo punto decise di spostarsi il 5 giugno nuovamente oltre il Mincio per assicurarsi le retrovie, sconfiggendo a Vicenza tra il 10 e l'11 giugno l'ex esercito pontificio di Durando, che ripiegò oltre il Po. Le città venete tornarono sotto il controllo austriaco ed il generale Radeschi poteva ora concentrarsi contro i piemontesi. Re Carlo Alberto il 4 luglio ebbe l'occasione di dare una svolta decisiva alla guerra. Il più grande generale dell'epoca, Giuseppe Garibaldi, si presentò al re per offrirgli i suoi servigi, ma il re, temendo le idee antimonarchiche e repubblicane fino ad allora professate dal generale, rifiutò l'aiuto. L'esercito piemontese, sempre alla ricerca di una vittoria locale, ottenne il 18 luglio una modesta vittoria a Governolo. Procedette con ben 4 divisioni e mezza, al comando del generale Bava, al blocco di Mantova. Il re del Piemonte era intenzionato a mantenere tutti i territori fino ad allora occupati, schierando il proprio esercito su di una linea difensiva pericolosamente allungata da Peschiera a Governolo. Egli dispose infatti su un fronte di 70 km i suoi 66.000 uomini. Facendo questo li esponeva al contrattacco austriaco. Radeschi infatti aveva preparato un piano di attacco con tutti i suoi 67.000 uomini. Egli intendeva muovere il terzo corpo di riserva da Rovereto verso Rivoli, attirando in questa zona l'ala sinistra piemontese, per poi spezzare l'esercito sabaudo in 2 tronconi con un attacco in massa verso Saglionze. Il 22 luglio l'attacco del terzo corpo austriaco su Rivoli fu fermato dall'iniziativa di De Sonnaz, che però non inseguì gli avversari, poiché intuì il piano di Radeschi, e quindi ripiegò su posizioni più difendibili, mentre Radeschi marciava compatto con circa 60.000 uomini da Verona verso Saglionze. Il 23 luglio De Sonnaz, vistosi sotto pressione, riuscì a smarcarsi caoticamente dall'attacco austriaco e portò il secondo corpo nei pressi di Volta Mantovana. Lo Stato Maggiore piemontese era nel caos, con l'esercito oramai diviso in 2. Solo il 24 luglio mattina si risolse a concentrare 4 brigate per un totale di 20.000 uomini presso Villafranca, per un attacco sul fianco sinistro austriaco. L'idea era ottima, ma richiedeva grande rapidità ed organizzazione, tutte cose che mancavano allo Stato Maggiore piemontese. Si perse quindi tempo e l'attacco fu rimandato al pomeriggio del 24 luglio, investendo la brigata di Simchen e sconfiggendola presso Staffallo. In questa battaglia gli austriaci subirono 50 morti, 105 feriti e ben 1.160 prigionieri. Radeschi prese nota dell'attacco piemontese a Staffallo e dispose il ripiegamento di tutte le truppe disponibili verso il settore in cui operava il primo corpo piemontese. All'insaputa degli alti comandi sabaudi, 50.000 austriaci si stavano per avventare contro poco più di 20.000 piemontesi. Il 25 luglio, ignari di tutto ciò, i comandi piemontesi decisero di avanzare verso il Mincio, minacciando con il corpo del generale Bava quelle che credevano essere le retrovie dell'esercito austriaco, mentre De Sonnaz avrebbe dovuto attaccare dalla Lombardia per accerchiare gli austriaci.
Desonnaf però, in competizione con Bava, non rispose prontamente alle richieste di intervento su Valeggio e quando il suo rifiuto arrivò al campo piemontese, gli uomini del re si erano logorati in inconcludenti offensive contro le posizioni austriache in attesa del secondo corpo d'armata. Gli austriaci, a questo punto in netta superiorità numerica, si avventarono sui piemontesi del generale Bava, che non poterono reggere l'urto degli avversari. La battaglia, svoltasi nei pressi di Custoza, vide i piemontesi lasciare sul campo 212 morti e 1 migliaio di soldati tra feriti e prigionieri. Gli austriaci contarono invece 175 morti e 1200 tra feriti e prigionieri. La vittoria era austriaca, ma l'esercito piemontese era integro. Re Carlo, tuttavia, scoraggiato dalla disfatta, decise per il ripiegamento oltre l'Adda, il 31 luglio, per poi spostarsi il 3 agosto nei pressi di Milano. Il 9 agosto il Regno di Sardegna e l'Austria firmarono un armistizio, in cui fu stabilito il ritiro dei piemontesi dal Lombardo-Veneto e la restaurazione nell'Emilia della situazione precedente al 1848. La guerra del 1848 si era conclusa con un nulla di fatto per lo Stato piemontese. I patrioti italiani invece avevano trovato nel piccolo regno piemontese l'istituzione che avrebbe potuto realizzare i loro sogni di unificazione politica della penisola italiana.